Ciao a tutti, allora oggi girerò il tutorial di questo bracciale che ho deciso di chiamare bracciale Burano, proprio perché come vedete l'ho realizzato con tanti colori di mini chevron e quindi appunto ho voluto dedicarlo all'isola di Burano che come sapete ha le case tutte colorate. Ho utilizzato 9 diversi colori, queste in realtà sono 10 appunto righe di mini chevron in 9 diversi colori perché infatti un colore l'ho ripetuto sopra e sotto ed erano i colori contenuti nel kit di Annalisa di Perrine Fimenco appunto con tantissime mini chevron. Ora questo kit non è più disponibile, però le mini chevron sono disponibili sul sito Semplici Bijou e in una busina da 5 grammi ce ne sono davvero tante perché sono molto piccole e quindi come vedete nel caso in cui acquistiate appunto le busine da 5 grammi potrete realizzare anche due file di uno stesso colore. Ora io appunto ho esagerato un po' nel fare le file perché volevo questo effetto un po' diciamo appunto esagerato e però in realtà questo bracciale si può realizzare anche più stretto perché questo devo dire è anche tanto largo. Quindi per esempio potreste farlo con 8 file, con 6 oppure anche con 4, potreste per esempio decidere di alternare anche solo 2 colori o 3 colori. In ogni caso, per quanto riguarda la lunghezza, questo misura 15 cm perché effettivamente il mio polso misura 15 cm, però escluse le chiusure, cioè scusate, la chiusura di anellini con i quali io poi ho completato insomma la giusta lunghezza per il mio bracciale e quindi per il mio polso. Quindi per realizzare questa lunghezza io ho messo qui in queste file in maniera alternata 21 e 20 mini chevron. Quindi voi se nel caso in cui abbiate bisogno di una misura un po' appunto più grande potreste comunque decidere di metterne appunto un paio in più qui alla fine di mini chevron, una o due appunto in più a seconda poi delle vostre necessità. Poi comunque vi volevo dire che questo bracciale ovviamente sembra elaborato, ma in realtà una volta fatti i primi passaggi poi diventa veramente molto semplice e anche comunque relativamente veloce. Poi se lo fate anche più stretto sicuramente sarà ancora più semplice realizzarlo. Ora vi lascio l'elenco dei materiali e poi possiamo iniziare a realizzare il bracciale Burano. A tra poco! Per realizzare il bracciale Burano ci servirà innanzitutto un ago numero 11 della Pony, ma se volete anche della Tulip, e poi il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm. Poi io ho utilizzato 9 colori di mini chevron, però facendo 10 file di colori, perché ho ripetuto questo colore qua che è il Tropical Blue Grape, e però voi potreste farlo, come vi dicevo, anche più sottile, utilizzando però sempre 8 file di colori oppure 6 file perché deve essere un numero pari. Diciamo questo vi consiglio perché così le punte diciamo delle mini chevron si trovano nella giusta posizione alle estremità. Poi guardiamo comunque insieme gli altri colori. Questo come vi dicevo è il Tropical Blue Grape, poi questo è il Matte Velvet Teal, questo è il Tropical Rainforest, questo è il Chalk Blue Luster, questo è il Gold Shine Dark Olive, questo invece è il Bronze Pale Gold, questo è il Chalk Beige Luster, poi abbiamo il Matte Velvet Purple Wine e il Matte Velvet Maroon. E poi ci serviranno le Rocaille 11.0 e le Rocaille 8.0. Io le ho messe insieme perché non avevo più spazio e poi io ho utilizzato una chiusura piccola e questa è appunto un moschettone in acciaio che misura 11 x 7 x 4 mm e questi poi sono gli anellini che anche ci serviranno. Per quanto riguarda la lunghezza del filo io vi consiglio di tagliare se volete un filo diciamo di 3 metri e poi tagliarne altri 3 metri facendo un'aggiunta perché lavorare con diciamo 5 metri e mezzo più o meno dovrebbero servire per il bracciale ma tutti insieme è difficile. Io ho fatto diciamo a un certo punto un'aggiunta come vedrete nel corso del tutorial. Poi vi volevo dire anche che in pratica il mio bracciale comunque misura 15 cm proprio nella fascia delle mini chevron, quindi
esclusi i cappietti, e in realtà il mio polso è anche di 15 centimetri, che poi appunto con questa chiusura, benché piccola, si trova la misura giusta per, diciamo, ad avere ovviamente un pochino di larghezza per stare bene al polso, per non stringere. Però poi voi regolatevi anche in base alla misura del vostro polso. E nulla, quindi adesso iniziamo appunto la lavorazione del bracciale. Per realizzare il bracciale burano la parte importante è proprio l'inizio. Vedete, io ho disposto i colori per come li voglio tenere sul bracciale finale, quindi anche voi fate la stessa cosa, anche se alternate diciamo solo due colori, dovrete sempre fare come sto facendo io adesso, cioè cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere innanzitutto una 8-0 sul lago e poi dobbiamo prendere non il primo colore ma il secondo colore che vogliamo inserire, e quindi io prendo questo qui e metto la mini chevron in questo modo. Poi praticamente dobbiamo mettere un'altra 8-0, quindi dobbiamo sempre alternare le 8-0, ma poi prendere non questo colore che segue ma quello successivo e inseriamo la mini chevron sempre così. Poi mettiamo la 8-0, poi prendiamo non questo colore che segue ma quello ancora dopo, questo qui, poi ancora mettiamo una 8-0 e prendiamo non questo colore che segue il chalk beige luster ma quest'altro colore che era il matte velvet purple wine. Poi prendiamo un'altra 8-0 e mettiamo non questo colore che segue il matte velvet maroon ma l'altro colore che era il tropical blue grape che io dovevo ripetere. Questo perché? Perché noi le altre, quelle che abbiamo saltato, le dovremo inserire in questi spazi e nel verso opposto. Quindi in pratica noi ci ritroveremo così. E adesso dobbiamo mettere sul lago anche 3 rocaille 11-0 questa volta. 3 rocaille 11-0, così. E adesso dobbiamo portare tutto quasi alla fine del filo. Io sinceramente sto facendo il tutto su un filo più corto perché io il bracciale l'ho già iniziato e poi lo finiremo insieme, però vi devo per forza far vedere l'inizio, quindi ho usato un filo corto che quantomeno mi sarà più semplice da gestire. Quindi porto tutto alla fine del filo e ci vediamo tra poco. Ed ecco qui allora come ci verremo a trovare. Praticamente qui ho lasciato un capo un pochino per fare il nodo del, vedete, per fare il nodo insomma in questo giro, e quindi come vi dicevo abbiamo messo in pratica 5 mini chevron tutte nello stesso verso alternate dalle 8-0, poi mettiamo le 11-0 e ci infiliamo nel foro libero dell'ultima mini chevron che avevamo inserito. Tiriamo il filo così e ci troveremo così, quindi ecco qua così. A questo punto dobbiamo inserire come vi dicevo le mini chevron dei colori che abbiamo saltato, però siccome siamo appunto alla fine della nostra riga, no? Eravamo arrivati di nuovo praticamente alla mini chevron tropical blue grape, in pratica dobbiamo prendere queste qui, adesso vi faccio vedere meglio, queste qui che erano le matte velvet maroon. Allora prendiamo questa ma la dobbiamo inserire, diciamo adesso vedete abbiamo cambiato noi la direzione, vedete stiamo uscendo di là, mettiamo la mini chevron del colore giusto in questo modo, la portiamo in fondo al lavoro. Io ovviamente adesso devo tirar su il tutto perché se no non vi faccio vedere bene. Ecco qui, praticamente noi ci andremo a disporre in questo modo, ecco qua, e poi ovviamente ci andiamo a infilare nella mini chevron che ci troviamo su. Adesso si chiarirà tutto, Allora tiro il filo e mi ritrovo così, ecco, vedete? Adesso cosa succede? Abbiamo questa qui, la matte velvet purple wine, quindi questa ovviamente c'è già. Dobbiamo mettere in questo verso, quindi in maniera tale che si vada a incastrare nel punto giusto, dobbiamo mettere la mini chevron, questa che era chalk beige luster. Portiamo tutto alla fine del filo e ci andiamo a incastrare in questo punto, infilandoci nella mini chevron, nel foro libero della mini chevron che ci troviamo sopra, e tiriamo il filo
così. Poi dobbiamo proseguire, quindi qui abbiamo questa qui che saltiamo perché ce l'abbiamo già, e prendiamo la verde, questa qui verde, e ci inseriamo così dalla parte concava e praticamente la facciamo scorrere, la facciamo avvicinare al lavoro e andremo a disporci in questo modo. Ci troveremo così e ci inseriamo nella mini chevron che troviamo appena sopra e ci troveremo così. Ecco qua, adesso si chiarirà meglio tutto quanto. Ci troveremo così e dobbiamo proseguire. Quindi uscendo da questa, che appunto salteremo, prendiamo l'altra che era la Tropical Rainforest, sempre dalla parte concava, avviciniamo al lavoro e ci troveremo così. Ecco qua, e ci andiamo a infilare nella mini chevron che ci troviamo sopra, che era anche questa appunto matte velvet teal, scusate, questa è cascata. Ecco qua, ci andiamo a inserire qui nel foro libero della mini chevron che troviamo sopra, e a questo punto dobbiamo mettere l'ultima, diciamo, per colore mini chevron, che appunto è di nuovo questa qui. Scusate, ma non era inquadrata, in effetti eccola lì, quella che appunto, diciamo, segnava l'inizio della nostra sequenza di colori. Mettiamo questa ultima mini chevron e poi dobbiamo mettere sul lago 3 rocaille 11,0. Con queste rocaille 11,0 ci andiamo a inserire nella 8,0 e in tutte le rocaille che seguono, chiudendo, diciamo, di fatto il giro, che è questo nostro giro qua. Ovviamente sarà un po' scomodo tirare il filo perché dobbiamo fare attenzione a non far sfuggire il capo che abbiamo libero, anche se potremmo mettere una stopping beads per sentirci più tranquilli. E comunque abbiamo fatto questo. Andiamo ancora oltre, qui nelle perline che troviamo di seguito, così appunto come le troviamo, e ci troviamo così. Poi attraversiamo anche queste 11,0 che si trovano qui, poi risaliamo in tutte queste mini chevron per come le troviamo, e sono, come vedete, ognuna nella direzione opposta a quella precedente. Tiriamo il filo e ci troviamo così. In pratica questo è il nostro primo giro, diciamo, da qui partiamo. Poi, già che ci siamo, attraversiamo anche le 11,0 e tiriamo il filo. Adesso, come vedete, i capi si congiungono e quindi in questo caso possiamo fare i 2 nodi. Facciamo i 2 nodi così che finalmente questo primo giro è concluso. Ecco qui. Adesso che tutto è più stabile, praticamente dobbiamo nascondere il capocorto del filo e andarci a trovare in un punto che adesso vi dico. Ed ecco, è meglio se infiliamo insieme il capocorto nel lavoro, insomma, così lo nascondiamo. Io l'ho infilato in un ago apribile per potermi più facilmente inserire. La cosa importante infatti è che con il capocorto ci andremo a inserire in queste rocaille, che sono quelle che stanno proprio accanto alla 8,0, vedete, attaccate alle 8,0, dove abbiamo fatto il nodo sulla destra. Perché non in queste qui? Perché poi invece con il filo con cui dobbiamo lavorare scenderemo lungo le 8,0 per fare anche il cappietto tra l'altro. Quindi con il capocorto del filo ci andiamo a inserire in queste 3 rocaille, vedete qui il capo che sta terminando, e dobbiamo poi proseguire anche nelle chevron per nascondere il filo e poterlo poi tagliare. Scusatemi, mi devo aiutare con una pinza perché va un po' strettino, che come vi dicevo, ecco qua appunto c'è il lago apribile che fa un po' di spessore, però ce la facciamo perché tanto si tratta di 11,0, quindi adesso potremmo anche proseguire infilando semplicemente, ma in ogni caso io proseguo con l'ago apribile un pochino lungo le mini chevron. Diciamo che potremmo andare fino in fondo
giusto per sicurezza, ma comunque io mi fermerei qui. E qui possiamo quindi tagliare il filo e ce ne liberiamo, così siamo più tranquilli. Facciamo così per tagliarlo vicino. E adesso invece con il nostro ago numero 11 con il quale dobbiamo lavorare andiamo a inserirci nelle 8/0 e nelle mini chevron che seguono su questo lato, ma a un certo punto a metà del lavoro, vedete, noi qui abbiamo 5 mini chevron e quindi usciamo dalla mini chevron centrale e usciamo appunto da qui, perché già che ci siamo possiamo fare il cappietto. E come facciamo il cappietto? Mettiamo sull'ago 6 rocaie 11/0, eccoli qui, e ci andiamo a inserire, vedete stiamo uscendo dalla mini chevron centrale, ci andiamo a inserire nella 8/0 che viene poco prima e usciamo anche attraversiamo anche la chevron. Quindi così avremo già il nostro cappietto dove poi attaccheremo la chiusura. Ora io ripasso un paio di volte in questo cappietto e poi proseguo e ci rivediamo qui tra poco. Ecco, ripassato il cappietto anche 3 volte perché sappiamo che deve essere resistente perché stiamo parlando di un bracciale, ci portiamo ad uscire da questa qui, dalla chevron, quella che si trova sotto rispetto alla posizione appunto in cui eravamo e da questa chevron proseguiamo ancora il cammino per andarci a trovare di nuovo su. Allora io intanto attraverso queste 3 rocaie che si trovano appunto proprio sulla punta della chevron. Poi dobbiamo attraversare anche tutte queste chevron che si trovano ora allineate, vedete, e sistemate per colore e mi porto ad uscire da questa, faccio con le pinze per fare prima, da questa mini chevron appunto che si trova di nuovo qui nel punto, vedete qua dove abbiamo le 3 rocaie 11/0 e la 8/0 dove avevamo fatto il nodo. Quindi che facciamo adesso? Prendiamo 3 rocaie 11/0 e ci andiamo a inserire nel foro libero della stessa mini chevron, che è appunto questo qui. Adesso è semplice, davvero semplice, perché qui abbiamo questa mini chevron di questo colore che era il matte velvet teal, va bene nel mio caso. E che facciamo? Prendiamo la mini chevron dalla parte, scusate, dalla parte concava, così, e ci andiamo a inserire nella mini chevron che abbiamo sotto, nel foro libero della mini chevron che troviamo sotto. Sistemiamo il tutto e ci ritroveremo così. Ecco che si viene a formare l'inizio della nostra fila, diciamo, di questo colore. Qui abbiamo quella Tropical Rainforest, qui invece sotto abbiamo questa Chalk Blue Luster e quindi la prendiamo sempre, ci andiamo a inserire in questa mini chevron dal lato concavo e ci andiamo a inserire nella mini chevron, nel foro libero della mini chevron che abbiamo sotto e tiriamo il filo. Si andrà a disporre così ed ecco l'altra fila di mini chevron. Qui ovviamente il verde ce l'abbiamo già sul lavoro e prendiamo questa mini chevron che è bronze pale gold e ci andiamo a inserire nella mini chevron che troviamo sotto e tiriamo il filo così. Poi qui abbiamo questa qua beige, ma noi andiamo a prendere quest'altro colore perché dobbiamo completare la fila e ci andiamo a infilare nella mini chevron che troviamo sotto. Tiriamo bene il filo e ci troviamo così ed ecco che inizia a comporsi il bracciale. Ovviamente qui abbiamo questo colore qui che era il Tropical Blue Grape e dobbiamo infilarci sempre dalla parte concava. Portare vicino al lavoro questa mini chevron, sistemarla così, prendiamo le 3 11/0 e ci andiamo a inserire nel foro libero di questa mini chevron, tiriamo il filo e ci ritroviamo così. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo completare queste altre righe e quindi prendiamo la mini chevron del corrispondente colore sempre dalla parte concava, in questo modo ci andiamo a inserire nella mini chevron che troviamo appena sopra. Poi prendiamo questa di questo colore e ci andiamo a inserire sempre dalla parte concava e andiamo nella mini chevron che troviamo sopra. Poi ancora, adesso è il turno di questa verde e ci andiamo a inserire nella mini chevron che troviamo sopra
e qui anche quest'altra Tropical Rainforest e andiamo qui nella mini chevron che troviamo appena sopra. E ci troviamo così. Dobbiamo inserire di nuovo questo colore perché io l'ho messo 2 volte, l'ho messo sopra e sotto come vi avevo fatto vedere. Avviciniamo al lavoro e mettiamo 3 rocaille 11,0 e ci inseriamo nel foro libero della stessa mini chevron che abbiamo appena attraversato e ci ritroviamo così. A questo punto io non continuo, non proseguo, perché dobbiamo ripetere questi stessi passaggi, quindi qui inserire quelle di questo colore, sempre dalla parte concava dobbiamo entrare, no? Dalla parte appunto diciamo aperta della V, questa specie di V che è rappresentata dalla mini chevron. E dobbiamo inserire tutte queste mini chevron così, queste di questa fila di colori e poi ancora quest'ultima, inserire le 3 rocaille 11,0 e proseguire come vi ho fatto appena vedere. Io ovviamente il bracciale l'ho fatto però già per l'80% e quindi ci rivediamo qui per proseguire ancora un po' e soprattutto per vedere la parte finale del bracciale, come chiudere il bracciale, e poi non ci resterà che mettere le chiusure. È ovvio che in questo bracciale la parte difficile, a parte l'inizio, cioè la parte più che altro può essere un po' noiosa, è quella appunto di infilare tante mini chevron, però ripeto lo potrete fare sicuramente più sottile, forse anche esteticamente più bello. Io ho voluto esagerare come vi ho spiegato anche all'inizio. Ci vediamo tra un po'. Ecco, abbiamo quasi terminato il bracciale raggiungendo la lunghezza desiderata in base al nostro polso e in base alla chiusura che abbiamo scelto. Io terminerò il bracciale con queste stesse chevron duo, quelle che abbiamo messo all'inizio, per trovarmi poi in corrispondenza con la stessa posizione insomma del cappietto. Quindi devo aggiungere ancora queste chevron che vi dicevo, quindi terminiamo diciamo con questa matte velvet teal con la chalk blue luster, sempre inserendoci dalla parte concava e inserendoci nella chevron che troviamo sotto, poi ancora questa bronze pale gold e ci andiamo a inserire nella chalk beige e poi questa matte velvet purple wine e ci inseriamo nella matte velvet maroon. E poi dobbiamo inserire l'ultima che era questa appunto nel mio caso tropical blue grape. E allora avvicino al lavoro e adesso dobbiamo inserire facendo una cosa simmetrica diciamo rispetto all'altro lato, mettiamo le 3 11,0 e ci andiamo a inserire nel foro libero della mini chevron, questa qui l'ultima che abbiamo inserito, e poi adesso non inseriamo più mini chevron ma inseriamo le 8,0 e quindi prendiamo una 8,0 e ci andiamo a inserire nella praticamente la mini chevron che abbiamo su, scusate, poi un'altra 8,0 e ci andiamo a inserire nella mini chevron che abbiamo appena sopra e poi ancora un'altra 8,0 ci andiamo a inserire nella mini chevron che sta più su, poi prendiamo l'altra 8,0 e ci inseriamo nella mini chevron che si trova su e adesso qui dobbiamo fare attenzione perché dobbiamo inserire la 8,0, anzi questa mi sembra un po' troppo sottile, dobbiamo inserire la 8,0 e dobbiamo inserire anche altre 3 rocaille 11,0 e poi ci andiamo a inserire nella mini chevron ma quella che sta accanto, questa che era tropical blue grape e quindi scendiamo giù in tutte le altre chevron. Io adesso ho il filo veramente corto, tant'è che sinceramente ho fatto un'aggiunta di filo e poi vi dirò anche quanto diciamo filo vi serve, probabilmente dovrete fare anche voi un'aggiunta perché altrimenti è scomodo lavorare. Scendo giù comunque in tutte le mini chevron, vedete fino qui, poi ovviamente mi vado a inserire in queste 3 11,0 e poi dovremo andare in questo punto dove abbiamo fatto il cappietto come abbiamo fatto dall'altro lato, quindi usciremo dalla mini chevron centrale rispetto alle 5 che noi abbiamo sulla riga ma anche rispetto alla quantità che poi avrete voi in base alla misura che sceglierete di larghezza del braccio
bracciale, comunque dalla mini chevron centrale insieme alla 8-0 e facciamo il cappietto con 6 rocai 11-0. Io non ve lo faccio vedere, tanto l'abbiamo visto prima e poi in più il filo mi è terminato. Come vi dicevo, io l'ho già inserito perché diciamo l'aggiunta è perché dobbiamo fare tutto un giro di rinforzo effettivamente di questi passaggi, cioè dovremo andare su e giù nelle mini chevron per rendere il bracciale più resistente. Poi una volta fatto questo ci rivediamo perché inseriamo delle rocaille lungo il bordo e poi avremo terminato. Ecco, già che ci siamo, vi volevo far vedere appunto la procedura di rinforzo di cui vi parlavo. Dobbiamo semplicemente riattraversare tutte le perline per come le abbiamo lavorate fino ad ora, quindi sia le rocaille 11-0 che le mini chevron, attraversandole come vedete appunto dall'alto in basso e poi viceversa dal basso verso l'alto, proprio seguendo lo stesso percorso che abbiamo già fatto. Ovviamente questa procedura potrà essere un po', cioè richiederà più che altro tanta pazienza, però sappiamo bene che è meglio che i bracciali vengano rinforzati un po' perché comunque devono essere abbastanza resistenti anche rispetto, come vi dicevo prima, agli orecchini che bene o male non, diciamo, sono sottoposti a meno sollecitazioni. Ecco qui. Quindi io proseguo in questa operazione di ripasso e ci rivediamo tra un po' perché completiamo giusto i bordi del bracciale. A tra poco. Ecco, come vedete ho finito il giro di rinforzo e poi ho incominciato già a inserire le rocaille lungo il bordo inferiore. Vedete qui sotto abbiamo le rocaille, però devo essere sincera, secondo me una volta che abbiamo effettuato il ripasso verticalmente, come abbiamo fatto poc'anzi appunto, si potrebbero secondo me lasciare queste 3 11-0 anche libere qui sopra le mini chevron, perché secondo me formano un disegno più simpatico, però lascio a voi decidere e in ogni caso vi faccio vedere come fare se preferite invece completare il giro con le rocaille lateralmente, ma è semplicissimo. Dobbiamo mettere sul lago 2 rocaille 11-0 e andarci a inserire nelle 3 rocaille che si trovano sulla mini chevron. Le attraversiamo, tiriamo il filo e ci troveremo così. Poi dobbiamo fare altro che ripetere, prendere altre 2 rocaille e andarci a inserire nelle rocaille 11-0 che si trovano sulla chevron successiva, sulla mini chevron successiva. Tiriamo il filo e ci troviamo così. Ovviamente dovremo completare tutta la linea delle rocaille, poi io diciamo ho già fatto sotto, altrimenti attraversate queste rocaille 8-0 e mini chevron e proseguite il giro. Poi a un certo punto dovremo ovviamente fare 2 nodi, proseguire ancora nel lavoro e tagliare il filo. Come vedete qui poi ho fatto il cappietto, ho messo anche già le chiusure, quindi ci rivediamo con il bracciale terminato e poi ci salutiamo. Ecco, questo è il bracciale appunto burano terminato. Io vi faccio vedere come sta indossato un pochino. Ecco qua. Io vedete poi ho messo una chiusura piccola così la parte che rimane scoperta insomma non è tantissima sul polso. Ovviamente spero che vi piaccia, vi ringrazio per il vostro sostegno, vi do l'appuntamento al prossimo video e quindi ci vediamo presto.